L'essere umano è un animale molto creativo che è riuscito nei millenni a risolvere tanti problemi appunto con l'immaginazione, con la creatività. La creatività è uno, secondo me, dei fattori più importanti della nostra vita. Dobbiamo essere creativi, dobbiamo spingerci sempre un po' più oltre. E uno dei problemi che sono stati risolti dall'essere umano è proprio quello che ha a che fare con il cibo. Oggi ti ho portato questa cosa particolare che era già un po' che ti volevo far vedere. Tanto tempo fa è stata creata questa maniera di cucinare il riso. Sapete che nel sud-est asiatico il riso è insomma un alimento molto importante e in Thailandia se ne conoscono diversi tipi, per esempio il riso in bianco, loro lo chiamano riso bello khao suai. Qui hanno una particolarità, che quello che si chiama riso appiccicoso, che utilizzano un po' come il pane, si chiama in inglese sticky rice, appunto riso appiccicoso, altrimenti khao niao. Le parole sono difficilissime in thailandese. Quello che vi porto oggi si chiama khao lam ed è proprio all'interno di questa canna. Cosa fanno? Tagliano le canne, ne riempiano una parte completamente di riso e poi le mettono tutte insieme all'interno della terra, conficcate nella terra, e fanno un gran falò. Un falò enorme. Quando spengono il falò, il riso all'interno della canna è completamente cotto e pronto per essere mangiato. Ci sono diverse, diciamo così, ricette perché c'è quello bianco, quello nero. Se non sbaglio, questo è quello nero, qui ci mettono un po' di cacao, qualcuno ci mette degli arachidi, qualcuno ci mette dei fagiolini, insomma, piano piano i sapori sono cambiati, ma la cosa interessante è proprio il meccanismo creativo che ha portato l'essere umano a fare una cosa piuttosto che fare l'altra. Anche in Italia abbiamo di questo tipo di cucina, per esempio in Abruzzo cucinano sotto una campana di ferro il coniglio oppure il pollo e mettono la brace sopra, aspettano un'ora, poi tolgono la brace e dentro si è creata una sorta di forno, ha tenuto caldo la carne e l'ha cotta. Questa cosa qua però in particolare una volta che chiaramente si è aperto basta, è aperto e fine. E voglio farlo in presa diretta con voi. Come si fa a mangiare? Si fa così. Mi metto gli occhiali perché ci vedo meglio. Si spacca un pezzo della canna e si apre un po' come se fosse una banana e si apre e si continua ad andare avanti fino a che si ha la possibilità appunto di vedere, vediamo di non farci male, e qui è all'ordine del giorno. Allora, c'è la prima parte che è una sorta di tappo che chiaramente mettono per evitare, insomma, di contaminare il cibo. E poi questo è il riso di cui vi parlavo. Spero che si veda. È un riso macchiato di cacao, ok? Ed è un riso molto 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 buono. Viene utilizzato in questo caso come una sorta di dolce e quindi tutto questo che è qui all'interno, come vedete, fino in fondo, è il riso e si può mangiare. Perché vi porto questo tipo di esempi un po' esotici? Anche per, insomma, magari darvi la possibilità di imparare qualcosa di nuovo, no? Perché il mondo è gigantesco. Per sottolineare che l'essere umano, davvero nei millenni, è riuscito a risolvere tantissimi problemi che gli si paravano di fronte. Tante di queste soluzioni sono state tramandate. Alcune soluzioni invece si sono perse nella storia perché ne abbiamo trovate di migliori. Il fatto è che la vita non è soltanto fatta da problemi che ci si parano davanti, per esempio il cibo o il modo di cucinare qualcosa o il modo di cacciare. Noi non siamo esseri che abbiamo bisogno solo di cose primarie, mangiare, fare la cacca, vestirsi, avere un tetto sulla testa.
Noi abbiamo tantissimi bisogni. Tra questi bisogni c'è la nostra evoluzione, la nostra crescita. Purtroppo noto che tante persone tendono ad aspettare di soffrire la propria condizione prima di attivarsi in modo anche creativo per ottenere dei risultati e per ottenere il loro benessere. Questo è un meccanismo che dobbiamo piano piano nella nostra società rompere, sgretolare e cercare di essere un po' più lungimiranti. Ovvero, noi abbiamo visto tante volte le persone che vanno incontro a delle problematiche relazionali, per esempio, o delle problematiche di ansia. Sarebbe bene riuscire a diventare un po' più resilienti prima che l'ansia diventi un problema che abbiamo proprio in faccia e a quel punto ci è anche difficile essere creativi. Infatti, e adesso ecco il ponte, per essere creativi noi dobbiamo avere un margine di tempo, spazio ed energia disponibile per noi per poterci immaginare una realtà alternativa. Se sei in un problema, se sei con veramente la fame, corri il rischio di mangiare qualsiasi cosa pur di soddisfare quel bisogno primario, quel bisogno diretto. Se invece ti soffermi tutti i giorni un po' e ti ricordi che alcune cose possono capitare nella vita, cominci piano piano a sviluppare creatività, quel tipo di creatività che ti permette di risolvere i problemi che poi inevitabilmente andrai ad incontrare. Perché parliamoci chiaro, in ogni vita che si rispetti ci sono delle piccole problematiche, possono essere esse relazionali, possono essere coscienziali, esistenziali. Arriva sempre un momento nella nostra vita in cui sappiamo che abbiamo bisogno di tirar fuori quegli strumenti che nel tempo ci siamo prodotti. Allora, il mio grosso consiglio: sii creativo un po' tutti i giorni. Questo però prevede il fatto che tu riesca a ritagliarti del tempo di qualità per te. Sì, lo so, ritagliati il tempo per correre e ritaglia il tempo per fare l'attività fisica, per respirare bene, per meditare, per imparare qualcosa tutti i giorni, per mangiare bene, per cucinare e anche per essere creativo. Tutto questo tempo non c'è, io devo lavorare. E allora ogni tanto rispondo ai miei clienti con quella battuta dei due e uno dei due dice: Ma tu che lavoro fai? Lavorare? No, dai, non scherziamo. Ho troppe cose da fare. No, non ho tempo di lavorare. Davvero, non ho tempo di lavorare. So che questo è impossibile, ognuno di noi lavora, ognuno di noi deve contribuire alla società e in qualche modo guadagnare qualche soldino per avere una vita dignitosa, ma quei 5-6 minuti al giorno che ti ritagli per comprendere come fare in un futuro magari alternativo, in un futuro immaginato, a risolvere delle problematiche, a migliorare la tua vita, ti assicuro che di qui a breve tempo ti porterà dei risultati incredibili. Perché? Perché nel momento in cui avrai i problemi in faccia, quel muscolo della creatività che hai allenato quotidianamente ti servirà e in un istante troverai la soluzione. Sappi che non tutte le persone riescono a trovare soluzioni sotto stress e sotto pressione e uno dei fattori è proprio questo, perché non creiamo un allenamento, perché non creiamo un'abitudine interna. Spero che questo argomento ti sia piaciuto, se ti è piaciuto lasciami dei commenti sotto, se hai delle domande nello specifico lasciami dei commenti sotto, io adesso con calma mi mangio il mio Khao Lam perché mi piace un sacco. È anche difficile da trovarsi qui, si trova soltanto in alcuni posti, quindi quando l'ho visto l'ho preso e ho detto ci voglio fare un video. Vabbè, insomma, ancora una volta da Caruso Colzi è tutto, ti auguro una buona serata e noi ci vediamo al prossimo video. A presto. Ah, mi dimenticavo, non lo dico mai, però se ce la fai, metti un mi piace e iscriviti al canale. Per te è soltanto un click, ma a me aiuti veramente tanto a divulgare alcuni temi della crescita personale che mi sono molto a cuore. Ancora una volta grazie e buona serata.